Se anche tu non sai quanti gomitoli devi utilizzare per il tuo progetto, fermati subito in questo video perché ti spiego una formula davvero semplicissima per calcolare all'incirca quanti gomitoli ti servono per realizzare qualsiasi sia il tuo progetto. Quindi, elastico alla mano e partiamo. Forse saprai già che due filati di questo tipo hanno due rese totalmente diverse. Questo è un filato più sottile e di solito ha un metraggio più lungo, mentre questo è un filato più spesso e di solito ha un metraggio più corto. Su tutte le etichette dei gomitoli viene scritto sia il peso del gomitolo stesso, della matassa, sia quanti metri di lunghezza è. Prendi il gomitolo che vuoi utilizzare per il tuo progetto. Se per caso non hai un gomitolo, ti do questo suggerimento. Puoi orientarti indicativamente sui modelli gratuiti che trovi sui siti che vendono appunto i filati e i gomitoli. Di solito puoi trovare diversi modelli sia di abbigliamento che di accessori che di arredo dove viene indicato indicativamente quanti gomitoli servono, quanti grammi servono. Questo è un consiglio che ti do perché mi è capitato di voler realizzare un progetto ma non avevo nessun gomitolo in casa e quindi ho usato le indicazioni che erano scritte nei modelli che ho trovato gratuiti, però ovviamente sarà sempre solo un'indicazione perché molto spesso dipende anche dalla tensione che si ha nella lavorazione all'uncinetto. Io ho una tensione diversa dalla tua e da quella di qualcun altro, ma se hai invece il gomitolo a casa, continua a guardare questo video perché ti mostro una formula davvero semplice. Per calcolare quanti gomitoli servono per il nostro progetto, hai bisogno di un campioncino del punto con cui vuoi realizzare il tuo progetto, un campioncino 10 cm x 10 cm, una bilancia da cucina e carta e penna. Facciamo un esempio, se vogliamo realizzare una coperta che misuri 50 cm x 150 cm, dobbiamo trovare l'area e dividerla per 100. Per trovare l'area dobbiamo fare 150 per 50, che fa 7500, e dividerla per 100 e otteniamo 75. Un'altra cosa che devi fare è pesare il tuo campioncino. Nel mio caso ho fatto un campioncino punto Granny e vediamo quanto pesa. Sappiamo che il campioncino 10x10 pesa 6 grammi. A questo punto dobbiamo moltiplicare il 75 che abbiamo trovato per i grammi del nostro campioncino. 75 per 6 fa 450 grammi. Quindi sappiamo che per questa coperta abbiamo bisogno all'incirca di 450 grammi. Io so che questo gomitolo pesa 50 grammi. Per sapere di quanti gomitoli ho bisogno, devo fare 450 diviso 50 e fa 9 gomitoli. Per questo progetto avrò bisogno di circa 9 gomitoli. Consiglio sempre di prendere un gomitolo in più perché è sempre brutto trovarsi con non abbastanza gomitoli a disposizione e magari con i gomitoli esauriti nel negozio. Facciamo un altro esempio, se vogliamo realizzare un maglioncino, dato che il maglioncino è composto da più parti, dobbiamo scomporlo e calcolare l'area di ogni parte. Ad esempio, per un maglioncino lavorato a pannelli potremo aver bisogno di 2 pannelli per il davanti e per il dietro e 2 pannelli per le maniche. Ipotizziamo che i pannelli fronte e retro possono misurare 50 x 40, per trovare l'area dovremo fare 50 x 40 diviso 100, i 2 pannelli per le maniche potrebbero misurare 40 x 30 e poi dovremo fare diviso 100. 50 x 40 diviso 100 fa 20. Ricordiamoci che dobbiamo farlo per 2. 40 per 30 diviso 100 fa 12 e anche questo dovremo moltiplicarlo per 2. Il nostro campioncino pesa sempre 6 grammi. Dobbiamo ancora calcolare l'area totale dei nostri pezzi del maglioncino, 20 per 2 più 12 per 2. 20 per 2 fa 40
12 per 2 fa 24. Il totale mi dà 64. Come prima dobbiamo moltiplicare questo 64 per i grammi. 64 per 6 fa 384 grammi e questi sono i grammi che ci servono per realizzare più o meno questo maglioncino. Per sapere di quanti gomitoli quindi abbiamo bisogno dobbiamo fare 384 diviso il peso della matassa, che so che pesa 50 grammi, quindi diviso 50. Troviamo 7,68. Quando abbiamo dei decimali è sempre meglio arrotondare, prendere un gomitolo in più, quindi io direi 8 gomitoli per essere più sicuri. Come puoi vedere il calcolo è molto semplice, ovviamente è più facile calcolare l'area di una coperta perché è un rettangolo, mentre invece se dobbiamo creare un maglioncino, dei pantaloni, un top, dobbiamo scomporre le parti di cui abbiamo bisogno e che poi andremo ad assemblare, a cucire e trovare l'area di ogni pezzo. Per questo video è tutto, se ti è stato utile lascia un mi piace, scrivimi un commento se hai dei dubbi e noi ci vediamo nel prossimo video.